e benvenuto! Oggi ti parlo di questo libro, Una malattia chiamata genitori. Intanto mi presento, sono Allegra, medica e psicoterapeuta in formazione e su questo canale ti aiuto a stare meglio in maniera economica. 8 cose interessanti che mi porto dietro dalla lettura di questo libro. Numero 1. È un libro scritto a 4 mani. Da un lato abbiamo una psicologa, professoressa emerita all'Università di Nizza, Anselin Schutzenberg, e dall'altro lato abbiamo invece un medico, in particolare specialista dell'apparato digestivo. Un libro quindi che unisce salute mentale e salute fisica grazie a questo incontro. E se mi conosci da un po', su questo canale spesso parliamo di questa tematica e dell'intreccio che c'è tra questi due mondi che purtroppo molto spesso vengono tenuti un po' separati. Numero 2. La tesi fondamentale del libro è che i traumi, se non vengono riconosciuti ed elaborati, vengono trasmessi alle generazioni successive. In particolare il libro si occupa di traumi legati agli abusi sessuali e sulle conseguenze che questi hanno nel corpo e nella vita di chi li subisce, ma anche nelle generazioni successive se questi non vengono in qualche modo elaborati. A pagina 122 viene proprio scritto: i traumi hanno vita lunga. O ancora a pagina 123: i traumi che non sono stati lavorati e guariti dalle vittime si trasmettono poi in una maniera o nell'altra ai discendenti. È molto interessante leggere numerosi casi clinici che vengono raccontati dagli autori, seppure ci siano anche dal punto di vista clinico, a mio avviso, alcune cose che sicuramente sarebbero un po' da rivedere per fare un lavoro più scientifico, ma è uno spunto di riflessione comunque importante che ci danno i due autori. Nella parte finale del libro c'è una sezione dedicata alla trasmissione collettiva dei traumi legati a guerre e catastrofi naturali. Numero 3. Consiglio questo libro soprattutto a chi lavora in ambito sanitario, soprattutto pediatri, ma anche gastroenterologi e chirurghi, perché ci sono numerosi casi clinici che possono un po' farci riflettere sulla stretta correlazione tra la salute mentale e la salute fisica, con uno sguardo fuori dalle righe. Una visione, un approccio sanitario ci permette di leggere il testo in maniera critica, ma anche di trarne degli spunti interessanti che possono aiutarci nella vita di tutti i giorni a livello clinico. A pagina 123, questo libro è fatto di aneddoti che vanno tutti in una direzione: la trasmissione del non detto sotto forma di somatizzazione. Da questi aneddoti possiamo avanzare la seguente ipotesi, e questo è quello che vorrei lasciarvi. Quando un bambino non sembra rispondere ad alcun trattamento, è utile esplorare la sua storia familiare. Questo è il concetto cardine che a mio avviso è il dono un po' maggiore di questo libro. Numero 4. La correlazione tra l'abuso sessuale e una condizione di anismo. Ci sono molti casi clinici riportati in cui si va a vedere che chi ha subito un abuso sessuale è molto più probabile che vada incontro a un'alterazione del tratto gastroenterico e nello specifico a una condizione di anismo e quindi una alterazione della evacuazione. Citando il libro stesso, è stato dimostrato che le persone vittime di abuso ravvisano anismo con una frequenza di 10 volte maggiore rispetto alle persone che non hanno subito alcun abuso. Prima di passare al prossimo ti invito a iscriverti al canale, lasciarmi un bel like, a te non costa nulla e per me è davvero prezioso per continuare questo progetto. Un altro tema cardine è il tema del non detto, ovvero il tema dei segreti, dei traumi che non vengono elaborati. La tesi degli autori è che i traumi che non vengono elaborati, ad esempio legati agli abusi sessuali, possano avere un impatto sulla salute dei figli. Ad esempio, un abuso di una donna potrebbe essere, secondo gli autori, causa di un problema di defecazione del figlio. Vengono raccontati una serie di casi clinici in cui, nel momento in cui la persona vittima di abuso rivela un trauma del passato di cui non aveva mai parlato con nessuno,
pochettino il sintomo del piccolo, del bambino, viene risolto. Certo, sono aneddoti, ma ce ne sono tanti. Credo che una lettura con uno sguardo critico ma curioso possa insegnarci molto e quantomeno farci riflettere. Leggo anche in questo caso un po' di citazioni che forse rendono meglio l'idea di molte altre parole. Pagina 123. Abbiamo illustrato come il portare alla luce una storia di abuso sessuale abbia un impatto chiaramente positivo e curativo per la maggior parte dei bambini affetti da disturbi al tubo digerente. Pagina 119. Ci sono dei traumi socialmente indicibili, oppure impensabili, o dei fantasmi che incarniamo a nostra insaputa. E poi ci sono i segreti familiari, di gruppo, sociali. Il tema del segreto è un tema molto grande, in psicoterapia sono stati scritti vari libri, magari ne parleremo. Pagina 18. Tenere un segreto per il bene dei propri figli significa spesso far loro un grave torto. Pagina 30. Sappiamo, grazie al lavoro di J.W. Pennebaker e dei suoi colleghi, che il disvelamento dei segreti di famiglia ha un impatto positivo sul sistema immunitario, con una diminuzione del numero di malattie. Pagina 85. La sofferenza viene dal fatto che non si sono potuti mostrare i propri sentimenti, non se ne è potuto parlare, non si è riusciti a urlare, a piangere, a condividere il dolore e soprattutto che regna il silenzio. Penultimo punto, una critica a questo libro che per quanto da un lato interessante, dall'altro si allontana molto da un approccio evidence-based a cui siamo abituati nel mondo scientifico. Ciò nonostante sottolineo che gli autori stessi lo scrivono e si rendono conto di aver scritto un libro magari più appartenente a una medicina del passato che si affidava alla tradizione orale e al tramandare il sapere di storia in storia. Eppure è sicuramente una lettura che ci può lasciare molto, soprattutto se l'approcciamo con curiosità, con uno sguardo aperto a imparare cose nuove e cose magari un po' distanti dal nostro modo di vedere le cose classicamente. Ultimo punto, per concludere volevo citare il libro con questo paragrafo che credo sia emblematico per riassumere un po' tutto quello che abbiamo detto. Il libro stesso: in maniera del tutto inconsapevole, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi ci lasciano in eredità problemi non risolti, traumi non digeriti, segreti indicibili. Quando le cose non vengono dette, il corpo, lui sì, deve per forza esprimerle. Questa è la somatizzazione. Il corpo del bambino, figlio, nipote o pronipote che dir si voglia, qualunque sia la sua età, si trasforma nella voce dell'antenato ferito, nella parola del suo trauma. Diventa allora necessario tirare fuori lo scheletro dall'armadio, decodificare le ferite non rimarginate e occuparsene, per liberarsi al fine dal freddo che ci hanno portato dentro. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.